una montaña difícil. Siempre es difícil. Nunca me ha tocado fácil. De todas las veces que he subido, siempre ha sido difícil. Por el frío, por el viento y por la altura. Esistono alcune patologie, mal di montagna acuto, l'edema polmonare e l'edema cerebrale ad alta quota, che portano effettivamente alla morte di decine e centinaia di persone ogni anno e soprattutto non solo alla morte legata alla patologia in sé, ma a tutto quello che c'è attorno. Purtroppo la ricerca in questi campi è limitatissima. È difficilissimo fare ricerca, specialmente in alta montagna. Spesso anche le linee guida, quello che viene indicato a livello puramente scientifico, ha molte lacune, molte difficoltà. Io sono Paolo Rodi, sono un medico specializzando in chirurgia generale del trauma e mi occupo in realtà di medicina, o per meglio dire chirurgia umanitaria in contesti di crisi, ma sono anche molto appassionato di montagna. Infatti in Svizzera, dove vivo, faccio parte di questa piccola associazione in cui ci occupiamo di ricerca in ambienti di montagna, abbiamo lavorato molto sulle valanghe e ci stiamo occupando in realtà ultimamente, da un anno a questa parte, di alta quota. Io sono Giovanni K, sono un medico specialista in medicina d'urgenza con la passione per la ricerca clinica applicata agli ambienti estremi o con scarse risorse, quindi fare ricerca nel capire meglio le patologie che affliggono le persone che si spingono lontano dal contesto urbano, lontano dalle città e quindi sulle montagne, in mezzo al mare, durante le missioni umanitarie. E così qualche anno fa ho conosciuto Paolo. Conoscendoci nel tempo abbiamo cominciato a fare degli studi insieme per capire come sviluppare nuovi trattamenti e capire anche di più come funzionano queste malattie di cui ancora molto poco si sa nella letteratura scientifica. Quindi abbiamo iniziato a ricercare tutto quello che c'è in letteratura, tutto quello che possiamo utilizzare. Abbiamo parlato con 1000 persone, con anestesisti, esperti di terapia intensiva, esperti di alta montagna ovviamente, per andare a capire quali possono essere le soluzioni. E abbiamo cominciato a sperimentare, con l'aiuto di molte persone e aziende che ci hanno permesso di condurre studi per più giorni, oltre i 3500 metri di quota. Siamo rimasti stupiti dai risultati che questi esperimenti ci hanno portato. E il problema è che 3500 si fa fatica a smascherare quali sono i veri sintomi dell'alta quota. Bisogna andare molto più in alto e noi bisogna arrivare quasi a 6, 6500, 7000 metri e quindi ci è venuta in mente l'idea della Concagua. La Concagua è una montagna molto alta dove si sa che ci sono un sacco di persone che vengono ospedalizzate e muoiono per le patologie ad alta quota. 4 mountaineers were urgently evacuated from a remote Andean mountain after one of them developed severe altitude sickness. Otro incidente en el Aconcagua, una montaña que atrae a numerosos escaladores cada año. Una mujer de 37 años fue evacuada y hospitalizada por un grave edema cerebral. Nada que hacer para los 2 alpinistas que quedaron bloqueados por una tormenta después de sufrir malestares. Sono Davide Pellegrini, faccio parte del soccorso alpino italiano. Ho deciso di occuparmi della parte tecnica, della parte logistica, di quanto riguarda gestire le tappe, quindi cartografia, anche il meteo. È stato un salto della fede questa spedizione, perché non sembrava quasi realizzabile che fosse qualcosa di immensamente più grande di noi, provare ad organizzare una spedizione di questo tipo, ma soprattutto in autonomia, quindi senza guide locali, senza portatori. E quindi l'idea di stare in alta quota per settimane, portandoci tutto il carico, che non è solo il carico tecnico alpinistico, ma anche l'equipaggiamento per fare gli esperimenti e poi ovviamente il cibo, il gas per sopravvivere. Quello che mi spaventava era un pochettino il mio allenamento, mio e della squadra, perché comunque non siamo atleti professionisti. La paura principale è che noi stessi saremmo potuti cadere vittime di queste malattie. Primo campo base, giorno 1 della spedizione. Oggi è andata bene.
Ero molto gasato, forse troppo, quasi come un quindicenne che va a farsi una vacanza a Ibiza, per dire. Si apre questa parete che parte da 2000, arriva a 7, è la seconda parete con più alto elevatura al mondo dopo l'Everest, quindi una parete di roccia di 5000 metri che ti guarda in faccia e io ho detto, beh, io torno, torno a casa. Campo 1, il campo 1. In realtà piano piano abbiamo fatto le cose un passo alla volta. Noi avevamo 3 step, 4300 che è il campo base, Plaza de Mulas, 5560 che è il campo 2, Unido de Condores, e campo Colera che è a 6.500-6.010 metri. Io avevo il ruolo di andare a capire che tipo di dati abbiamo, come andare a raccogliere i dati, poi in un secondo momento come analizzarli, quali possono essere in realtà le soluzioni a queste patologie, è che finora le soluzioni sono 2, bombole d'ossigeno, quindi dare ossigeno extra, e anche dei specie di sacco a peli portatili in cui si può aumentare artificialmente la pressione dell'aria all'interno e quindi si simula in modo molto artificiale una discesa di quota. E chiaramente sono soluzioni di difficile praticità logistica. Abbiamo visto che esistono delle maschere che sono state provate per aumentare, detto in modo molto semplice, la quantità di molecole che vengono respirate, senza dover andare a portare dell'ossigeno pure in più, e hanno notato che migliorava tantissimo a dei soggetti partecipanti al quale hanno fatto lo studio la saturazione che queste persone avevano e riducevano anche i sintomi dell'alta quota. E è uno studio incredibile, che noi stiamo praticamente dicendo agli alpinisti che non hai più bisogno di portare delle bombole, puoi fare tutto con una semplice maschera. E sono passati 10 anni dalla pubblicazione di questo studio. Allora noi ci siamo domandati, ma perché nessuno è più andato avanti? Perché non esiste un brevetto? Perché non stiamo utilizzando effettivamente un device del genere? Arrivato al campo base abbiamo iniziato a sentire voci, a parlare con i ranger, con un pochettino le guide locali e così, e capivamo che l'assenza della neve a campo 1 era reale. Questo ci ha fatto subito drizzare le orecchie e capire come potevamo gestire questa cosa. Ci siamo resi conto che la cosa migliore era bypassare campo 1 e spingere direttamente fino a campo 2. Non è stata una cosa presa alla leggera perché si trattava di un dislivello importante, una sfida forse più grande di noi. Io mi sentivo estremamente energico, ero sorpreso di me, della mia energia, della mia presenza, e tanto che ho detto va bene dai, possiamo farcela. Arrivati a un punto intermedio tra campo 1 e campo 2, la quota ha iniziato a sferrare un po' le sue prime coltellate, no? Il peso iniziava a spingere tanto, l'ossigeno iniziava a diminuire e quindi il nostro passo ha arretrato un attimino. Abbiamo spinto. Arrivati ai primi nevai sotto campo 2, Joe ha iniziato a perdere un po' di energie. Tra tutti e tre sono quello che è arrivato più distrutto fisicamente al campo 2, tanto che a 100 metri sotto il campo 2 Paolo e Davide si sono divisi il mio carico, per fortuna, perché sono arrivato al campo 2 veramente stremato. Campo 2 ero totalmente schiantato, però per fortuna la gente che c'è dietro di me ha tirato come dei muli, quindi ce l'abbiamo fatta. Vabbè, dei pezzi di ghiaccio li tirati su io. Di guardia interno. Oggi Davide è partito che non stava benissimo, aveva mal di testa, naso, non è riuscito a mangiare, a bere, e noi avevamo di fronte 2 opzioni: andare oggi al campo 3 e tentare domani notte la vetta, o posticipare di un giorno, e alla fine così abbiamo fatto. Mi sono svegliato, iperventilavo e non mi capita spesso di stare male, quindi mi sono preso un po' male, ecco.
stato a campo 2 quando loro hanno portato la parte del materiale a campo 3 e non stavo bene. Ho passato tutta la giornata in tenda e per fortuna poi mi sono ripreso e sono riuscito a salire a campo 3 senza problemi il secondo giorno. Quindi per me era la prima volta, mentre per loro avevano già portato parte del materiale. E il campo 3 era per noi alla fine la meta scientifica del nostro viaggio, perché a noi interessava recuperare i parametri vitali, fare le ecografie e testare gli strumenti che avevamo a 6.000 metri. Per noi quello era il nostro laboratorio ad alta quota, quindi raggiungere il campo 3 della Concagua. Arriviamo a campo 3, ci sentiamo piatti. Praticamente ci ritroviamo a montare la nostra tenda quasi da per terra, da semisdraiati, tanto siamo provati. Ogni singolo movimento, anche solo alzarsi in piedi e camminare, in quel momento era una sofferenza. Ci siamo anche motivati a vicenda e spinti per riuscire a raccogliere gli ultimi dati che avevamo bisogno, perché quello era effettivamente il nostro obiettivo, e lì abbiamo pensato, ok, ci riposiamo, domani ci svegliamo alle 2, come avevamo detto, se ci sentiamo bene in grado proviamo anche ad arrivare in vetta, se no si chiude qua e si scende. Sto da schifo ma sono carico come una molla. La cumbre. Vámonos. Sempre così attivisti seri. Già ti voglio bene. Una volta che eravamo lì si è aperta una finestra di tempo accettabile per provare a tentare la vetta. Si parte nel cuore della notte con un freddo atroce. Mezz'ora dopo la partenza ho capito che la mia mano faceva talmente freddo che non la sentivo più, non avevo la percezione se era aperta o chiusa. E questo mi ha spaventato perché in più c'era una nausea fortissima, mal di testa. Non ha senso proseguire. Quindi, visto che siamo ancora vicini al campo, io torno giù. Campo 3 era a 200 metri, si vedeva, però comunque una persona che sta male, che sta scendendo da sola. Quando noi stavamo prendendo la decisione di proseguire, noi altri due, tutto il resto del percorso che ho fatto, finché potevo, continuavo a sbirciare e guardare che Davide stesse davvero arrivando a campo 3 e fortunatamente vedevo un po' la sua lucina che si muoveva fino a che poi è arrivato in una situazione di sicurezza e mi sono tranquillizzato. E poi io e Paolo abbiamo proseguito lentamente, superando man mano tutte le cordate ed avvicinarci verso la vetta. E mi ricordo, quando eravamo ormai a 200-300 metri sotto la vetta, c'era già il sole, che comunque stavamo soffrendo tantissimo e che quasi invidiavo un po' Davide che era tornato indietro. Infatti mi stavo dicendo, ma chi ce lo fa fare di essere qua a quasi 7.000 metri, sto freddo atomico, comincia a tirare vento. Se ci dovesse succedere qualcosa non siamo sulle Alpi che un elicottero ci riesce a venire a prendere così in alto, e qualsiasi soccorso sono ore e ore per i soccorritori, per i ranger, per venire fin qua, quindi ci stiamo mettendo anche in una situazione piuttosto pericolosa. Chi ce lo fa fare di essere qua in alto e perché lo stiamo facendo? Forse è stato il primo momento in cui eravamo forse veramente felici di essere lì. Quello che mi rimane di più di questa esperienza è la consapevolezza. Per me è stata una montagna incredibile, torno dalla Concagua una persona diversa. Ora non saremo certo noi a rinnovare il mondo della montagna, abbiamo cercato di portare il nostro piccolo contributo e sicuramente andremo avanti a spingere per portare questo contributo, perché la montagna deve essere sicura per tutti. Se una persona sta male, tutti devono avere la possibilità di scendere in sicurezza.